Bentornati, allora oggi parleremo di FreePic. Allora, cos'è FreePic? Se vi ricordate già ho fatto un video parecchio tempo fa e vi avevo detto insomma dove andare a reperire delle immagini gratuite, ovviamente sono gratuite però ci sono anche nel sito dei pacchettini, in questo FreePic ci sono dei pacchettini ovviamente a pagamento perché ricordiamoci qualsiasi fotografia e immagine per creare per esempio le nostre copertine poi da andare a inserire con Canva oppure proprio creare qualsiasi cosa nel nostro video del nostro canale, quindi far apparire qualche immagine, ricordiamoci sempre che ci sono dei diritti d'autore e dei copyright da rispettare, quindi FreePic è un sito che io già ne ho parlato in passato, come reperire materiale, praticamente immagini, quello che sia, alcuni video, alcune GIF, dove noi possiamo andare a prendere tutto quello che vogliamo, però o molte volte in versione gratuita, quindi comunque ringraziando sempre il link quando andiamo a fare il download di quello che c'è scritto per quanto riguarda i diritti d'autore e copyright, di quello che richiede l'autore di quella immagine. Quindi questo è comunque il sito per farvi capire che già ne abbiamo parlato in passato. Però cosa è aggiunto da pochissimo FreePic? La trovo una cosa veramente comoda, che fra l'altro si collega a questo discorso a un ulteriore video che ho fatto di scontornamento delle nostre immagini per creare veramente delle copertine carine. Io per scontornare, insomma per scontornare in generale, si intende proprio far diventare una fotografia trasparente tutta la parte retrostante, quindi praticamente quella che ho fatto io nel video ai tempi era una tazzina con la classica con il classico sfondo bianco, tenere la tazzina e far diventare il bianco trasparente, in modo che così viene un'immagine alla fine, una copertina, un effetto, quello che sia, veramente più carino. Quindi in questo caso avevo detto ai tempi di utilizzare Photor, ho continuato ad utilizzare perché Photor è veramente spettacolare. Però questo piccolo, perché Photor oltre a scontornare fa altre cose, però questo piccolo passaggio finalmente lo possiamo saltare anziché andando da sito in sito, è stato integrato con FreePic. Quindi ora cambiamo inquadratura e vi faccio vedere come andare a scontornare le foto in maniera veramente semplicissima con lo stesso FreePic. Quindi con un sito solo facciamo tutto, facciamo download dell'immagine, mi raccomando, ai copyright e ai diritti di autore con scontornamento. Cambiamo inquadratura. Ed eccoci qua, questo è il nostro sito, quello di cui vi parlavo, quindi FreePic già lo conoscevate ai tempi, spero insomma che avete visto ai tempi il video, è uno dei tanti siti dove andare a reperire immagini gratis o anche GIF o qualche video insomma a breve. Per esempio, mettiamo qui che ritorniamo di nuovo alla nostra tazzina di caffè, quindi qua scriviamo nel tasto cerca tazzina caffè o quello che volete voi, potete cercare tutto quello che volete, lui va a trovare fra le tante cose che noi qua con un bellissimo filtro possiamo anche andare a già diciamo a filtrare se vogliamo magari una tazzina sotto forma di GIF, sotto forma di PNG, JPEG, quello che volete. Allora, in questo caso per esempio possiamo andare a prendere una bellissima tazzina da caffè, per esempio, ecco, quello che dicevo io della licenza, quelle senza questa coroncina, quindi questa con la coroncina è sotto licenza, ovviamente non la potete scaricare perché dovete andare a pagare. Queste di qui sono free, però che significa che sempre dobbiamo ringraziare e attenerci al creatore, quindi chi è che ha fatto questa, che ha creato questa immagine. Quindi in questo caso, per esempio, possiamo andare a prendere qualche immagine, possiamo andare a prendere anche questa di qua con il cuoricino che è carina. Quindi clicco qua, dobbiamo cliccare sempre su, in questo caso download se la vogliamo con lo sfondo bianco, però a noi interessa invece scontornarlo, il che significa che tutto questo sfondo bianco lui tirerà la tazzina di caffè. In questo caso noi dobbiamo andare sulla sinistra e come vedete qui c'è scritto remove background, quindi tutta la parte retro. La andiamo a cliccare e lui scontornerà la tazza, se lo fa bene il lavoro, dallo sfondo praticamente esterno. Ecco qui, è riuscito perfettamente, anche con l'aiuto magari dell'intelligenza artificiale, a scontornare tutto il resto. Quindi in questo caso ovviamente sarà una PNG come formato, in questo caso cliccheremo su download PNG e lui già ha scaricato praticamente la nostra immagine. In questo caso invece se vogliamo tornare all'originale basta cliccare l'originale e facciamo per esempio scarica free download. In questo caso lui ha scaricato tutte e due immagini, quindi una PNG scontornata e una JPEG. Se io vado a chiudere e vado a prendere queste due immagini vi faccio vedere proprio la differenza qual è. Però la differenza ancora meglio per esempio la possiamo, che ne so, vedere magari su un foglio, su un determinato foglio, quindi praticamente possiamo anche cliccare nuovo documento di Word, qua, quindi cliccherò all'interno, praticamente andiamo a copiare e incollare le due immagini, quindi prima quella con praticamente
lo sfondo bianco che risulterà così e poi invece andiamo a incollare l'immagine quella scontornata per farvi capire la differenza. E questa è l'immagine scontornata. Ecco, capite bene che se noi vogliamo creare qualche cosa, quindi anche con Canva, se vogliamo creare delle scritte e cose varie, ovviamente è molto più bella esteticamente questa, perché io questa me la posso spostare dove voglio e posso andare a creare un qualche cosa di eccezionale. Quindi, per esempio, se voi andate su Canva, andate a copiare questa immagine, capite bene che verrà un effetto proprio bello, perché si vedrà tutto l'esterno trasparente, in modo che noi ci possiamo mettere qualsiasi scritta e non si vedrà questo fastidioso praticamente contorno a mo' di foglio, quello che sia. Poteva essere nero, poteva essere viola, questo contorno tutto qua. Quindi lui riesce a scontornare, però già questo argomento, come avevo fatto notare prima, l'avevo trattato quindi con il Photor. Ovviamente ricordo a tutti che Photor è un bellissimo sito perché oltre a questo fa altre cose, però se vogliamo sbrigarci per quanto riguarda lo scontornamento delle foto, possiamo appoggiarci direttamente chi utilizza il FreePic al FreePic stesso, quindi andare a scontornare immediatamente, scaricare la nostra immagine e in questo caso, insomma, velocizzare un pochettino di più il lavoro e non tenere tanti più siti aperti. Spero di avervi fatto conoscere questa ulteriore funzione che ha aggiunto ovviamente il nostro programma FreePic e che dirvi, scontornate tutte le vostre immagini. Ciao, alla prossima!